La Madonna del Fuoco di Forlì. La venerazione verso la Madonna del Fuoco ha origini antiche, risalendo al 1428, quando si verificò un evento miracoloso testimoniato da numerosi abitanti di Forlì. Durante la notte tra il 4 e il 5 febbraio, un incendio devastò una scuola situata nell'attuale via Cobelli, dove ora sorge la chiesina del Miracolo. A dirigere la scuola era Mastro Lombardino Dario Petroso, giunto a Forlì all'inizio dell'anno da Valbona, tra Bagno di Romagna e Santa Sofia. Non si conosce molto di questo insegnante, ma era noto per aver insegnato ai suoi allievi non solo a leggere e scrivere, ma anche a pregare davanti all'immagine della Madonna presente nella scuola. Quest'immagine, una xilografia rappresentante la Madonna circondata da numerosi santi, diventò il fulcro della devozione alla Madonna del Fuoco. Gli studenti di allora sono commemorati nel celebre inno dedicato alla Madonna del Fuoco, composto nel 1928 da due eminenti sacerdoti forlivesi, Monsignor Adamo Pasini e Monsignor Giuseppe Prati, noto affettuosamente come Don Pippo. Questo inno, intitolato La vivida fiamma, è ancora eseguito durante la festa e recita, in parte, nel passato, un gruppo di vivaci giovani riuniti in un umile ambiente scolastico, con canti devoti e parole dolci, ti pregava, o madre, con il passare del tempo. Dopo l'incendio della scuola, i residenti di Forlì rimasero sorpresi nel notare che l'immagine della Madonna era rimasta intatta, non era stata danneggiata dal fuoco né annerita dal fumo. Nei giorni successivi, l'8 febbraio, l'immagine fu portata in processione fino alla vicina cattedrale. Inizialmente, fu collocata accanto all'altare maggiore e successivamente nella cappella dedicata a lei, dove si trova ancora oggi. Nel corso dei secoli, la comunità di Forlì ha cercato la protezione della Madonna non solo durante la festa annuale del 4 febbraio, ma in ogni momento di difficoltà e pericolo, come durante periodi di guerra e terremoti. La Madonna è stata considerata come madre e patrona, a cui rivolgersi in cerca di conforto e aiuto. La festa della Madonna del Fuoco ha dato origine a tradizioni peculiari, tra cui la fiorita presso la colonna dedicata alla Madonna in Piazza del Duomo. In questo luogo, anche Papa Giovanni Paolo II si fermò a pregare con i bambini durante la sua visita a Forlì nel maggio 1986. Altre consuetudini legate alla festività includono l'usanza di accendere lumini alle finestre nella sera della vigilia e quella di consumare la piadina della Madonna, il 4 febbraio. La devozione alla Madonna del Fuoco ha esteso la sua influenza oltre i confini della diocesi, raggiungendo non solo città limitrofe come Cervia, Cesena e Rimini, ma anche luoghi più distanti come Ancona e Roma, addirittura estendendosi fino all'Africa e al Polo Nord. A Cervia, la presenza della Madonna del Fuoco si fa risalire al XVII secolo, con la nomina del vescovo forlivese Francesco Maria Merlini. I salinari, desiderosi del calore estivo e del sole ardente, la veneravano, formando la confraternita della Beata Vergine del Fuoco. Ancora oggi, il 4 febbraio, inviano una delegazione a Forlì portando doni come sale, lampade d'argento, calici e ornamenti, conservati nel Duomo di Forlì. Nel caso di Ancona e Roma, la diffusione della devozione è attribuita a Don Pietro Giacomo della Valle, che portò un'immagine della patrona di Forlì ad Ancona, dove divenne protettrice dei fornai e fu venerata nella collegiata di Santa Maria della Piazza. Nel 1706, Don Giacomo fece dipingere un quadro della Madonna del Fuoco, collocandolo nella chiesa di San Marcello al Corso a Roma. Ancora oggi, il 4 febbraio, la famiglia romagnola si riunisce in questa chiesa per celebrare la festa. Nel 1926, in preparazione al quinto centenario del miracolo della Madonna del Fuoco, fu deciso di stabilire una missione in Uganda dedicata a lei. La prima fase del progetto consistette nella creazione di un catecumenato per preparare gli indigeni al battesimo. Monsignor Adamo Pasini, nel suo resoconto de La storia della Madonna del Fuoco, descrive con emozione la consegna dell'immagine della Madonna del Fuoco che fu inviata in Africa. Nel frattempo, venne istituito un laboratorio femminile, e furono spediti medaglie e vestiti ai membri della missione in Uganda. I catecumeni adottarono nomi di abitanti di Forlì,
e con voto unanime decisero che il primo neofita avrebbe portato il nome del vescovo Monsignor Jaffei, Raimondo. Il 29 marzo 1928, Luciano De Nardis da Forlì scrisse al comandante Umberto Nobile, che si preparava per la spedizione al Polo Nord con il dirigibile Italia. Nel messaggio, esprimeva il desiderio che un'immagine della Madonna del Fuoco accompagnasse Nobile nel suo viaggio verso i ghiacci eterni, e che una medaglia fosse depositata sulla cima del mondo. De Nardis sottolineava la dolcezza di immaginare la Vergine, simbolo del loro culto, dominare sia sul fuoco che sui ghiacci ai confini del mondo, avvolti dall'ala tricolore. Nobile rispose il 3 aprile, promettendo di collocare la targa sul dirigibile e di lanciare la medaglia sui ghiacci, come desiderato, se Dio ci concederà di raggiungere la meta che ci siamo prefissati. E così avvenne. Il beato Giovanni Paolo II, durante la sua storica visita a Forlì e in Romagna l'8 maggio 1986, si unì alle preghiere rivolte alla Madonna del Fuoco. Nel corso della Fiorita, evento eccezionalmente organizzato in quell'occasione, il Papa affermò: «Portate alla Vergine Santa l'entusiasmo dei vostri giovani cuori e il profumo delle vostre buone azioni», sottolineando il gesto simbolico dei fiori nelle mani dei partecipanti. Il pontefice esortò a mantenere questo gesto come un impegno per il futuro, incoraggiando l'amore crescente verso la Madonna e l'offerta di fiori spirituali alla sua sacra effigie. La Madonna del Fuoco, rimasta miracolosamente illesa durante un violento incendio, è diventata la patrona e la custode delle sorti della città e dei suoi abitanti per ogni forlivese.